Ciao a tutti. Lo scopo della contromanipolazione non è recare danno ai manipolatori, punire o a nostra volta manipolare. La contromanipolazione non è un metodo per comunicare contrattaccando, ma è un sistema per non comunicare affatto. Si deve essere distaccati, determinati, forti, senza far notare la propria emotività e rimanendo sempre nella verità. Tenete sotto controllo la rabbia. Dopo un episodio molto doloroso e di una certa gravità causato dal mio partner, che riporto nel video Il narcisista ruba in famiglia, ebbi una sorta di risveglio straziante. Tale presa di coscienza fu necessaria per liberarmi dall'agghiacciante ciclo manipolativo e dal controllo costante del mio compagno. Per riprendere in mano la mia vita ho iniziato a contrattaccare con molta calma e con il sorriso sulle labbra e devo dire che sono riuscita a metterlo al suo posto con grande soddisfazione, ritrovando la mia autostima e in qualche modo la mia serenità. Ecco alcuni esempi pratici. Io so chi sei e perché ti comporti in questo modo, ma io non sono come te. Io sono in grado di controllare me stessa, so chi sono e ciò che non sono. Stai parlando di te stesso e non di me. Non ho tempo da dedicarti. Oltretutto dovete avere un grande distacco emotivo, sorridere sempre durante i suoi tentativi di manipolazione e farsi vedere serene. E poi continuavo con il dire: sei ignorante su molte cose, non puoi capire, mi fai tenerezza. Dire spesse volte no, quello che dici non mi interessa. Ho finto addirittura delle telefonate divertenti con dei miei amici o amiche e questo lo faceva letteralmente impazzire. Si deve ignorarlo costantemente e continuare dicendo: sei disconnesso dalla realtà, stai dicendo cose senza senso. Si deve allontanarsi senza dare spiegazioni, non raccontargli più nulla della propria vita e contraddirlo sempre. Rispetto la tua idea, ma io non la penso così. Devi prendertela con chi ti ha ridotto così. Non sono coinvolta nelle tue percezioni. Per ogni tuo comportamento la responsabilità è soltanto tua. La tua rabbia non è un mio problema. Sei depresso, sei negativo. Non mi abbasserò mai al tuo livello. Mi sei indifferente. Non ti amo più. Il tuo cambiare la realtà è un tuo problema, con me non funziona più. Le tue idee non mi interessano. Non chiedergli più nulla. Smettere di interagire. Ignoralo. Quanto sei insicuro, quanto sei fragile, quanto sei permaloso. Sei solo un bambino nel corpo di un adulto. Non sei nessuno per dirmi ciò che devo fare. Quando gli si parla, si deve pensare che è solo una persona che non vale nulla. Non cercare mai di avere una conversazione con lui, tanto è tempo sprecato. Mettere in pratica il gaslighting. Non sei capace di fare nulla. Sei vuoto. Sei insignificante. Non mi fido di te. Non ti credo, dimostrami ciò che dici. Le tue amicizie non sono importanti per me. Mettiti a dieta. Curati. Hai rovinato la famiglia. Sbagli tutto. Non sei nessuno. Non sei superiore agli altri. Non ti temo. Sei condannato a vivere in solitudine. Poverino, mi fai pena. E quando minaccia di andarsene, rispondere: quella è la porta, chiudila bene. Sei pieno di deficit. Sei rotto dentro. Sei difettoso.
sei colmo di bug. Vai a piangere dalla mamma. Ti sbagli, non capisci nulla. Fare dell'umorismo e rimanere indifferenti. Praticare l'autoironia, evitare sempre l'aggressività, non giustificarsi mai e non cambiare mai argomento. Non inoltrarsi in discussioni, non giustificarsi, essere sempre educati e usare sempre frasi brevi e coincise. Dopo aver messo in atto la contromanipolazione, ho notato nel mio compagno un vero e proprio cambiamento nefasto. D'altronde, non potendo più indossare una maschera, ecco emergere la sua vera natura devastante, come rabbia incontrollabile, sadismo, cattiveria, senso di impotenza, vergogna, invidia, arroganza, ipocrisia, ostilità, ansia, completa mancanza di empatia, depressione, aggressività verbale, sofferenza, fragilità e quasi disconnesso dalla realtà. Arrivata a questo punto, ho continuato con la mia dose di sarcasmo e di stacco emotivo, fino ad ottenere una certa sottomissione da parte del mio partner. Contromanipolare una personalità narcisistica non è comunque un'impresa facile, ma è possibile. Dipende da ognuno di noi. Ci vuole costanza, nessun senso di colpa, fiducia in se stessi e rendersi conto di essere nel giusto. Chiaramente posso affermare che la cosa migliore da fare è staccarsi da queste persone così negative, distruttive, in grado di annullarci completamente, senza averne nessun diritto. Ricordiamoci sempre che i narcisisti non amano. Quello che io mi ripetevo tutti i giorni era: vivo una sola volta, ma ora devo rinascere perché lo devo a me stessa. E un'altra frase che mi ha aiutata molto è: volere è potere. Ognuno di noi ha la capacità di cambiare il proprio destino. Se questo video ti è piaciuto, puoi condividerlo e lasciare un like. Se hai delle esperienze simili o delle storie, le puoi scrivere qui sotto nei commenti. Se vuoi continuare a seguirmi, iscriviti al mio canale e attiva la campanella, così potrai ricevere la notifica dei nuovi video.